Ciao, sono Elvis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano del 2023 che si è concluso pochi giorni fa. Il titolo è Moon in the Day, tratto da un manhwa che io sto leggendo ma che non ho ancora portato a termine perché arranco un pochino. Allora, è la storia di questa ragazza che come lavoro fa la vigile del fuoco ed è una vigile del fuoco particolarmente fortunata perché riesce a portare a termine i salvataggi anche più estremi quando le circostanze sono tutte proprio a sfavore di un intervento di successo. Un giorno entra in contatto con un attore che è stato chiamato per fare uno spot a sostegno del corpo dei vigili del fuoco, ma a causa dei rispettivi caratteri molto contrastanti, lei molto volitiva, molto di polso, molto retta e lui estremamente volubile, vanesio e pieno di sé, ovviamente cozzano. Se non che poco più tardi lei lo salva quando lo vede che ha perso i sensi alla guida di una macchina che precipita nel fiume. I due vengono ripescati da questo fiume e vengono portati all'ospedale. Lui viene dichiarato morto. Lei invece se la cava con qualche graffio. Ma cosa succede? Succede che mentre stanno portando il corpo di lui all'obitorio, le due mani di questi due personaggi si sfiorano e quindi lui si risveglia inaspettatamente. Si risveglia perché attorno a questa ragazza per tutta la sua vita c'è stato questo fantasma di un generale del passato di 1500 anni prima che nel momento in cui l'attore muore trova un corpo libero da abitare per portare avanti la sua missione. E la sua missione qual è? Quella di uccidere lei, perché nella sua prima vita lei ha ucciso lui e quindi lui per vendetta, per riuscire diciamo a trovare la pace dell'anima e a scendere al cielo, deve ucciderla. Ci prova diverse volte ma non riesce. E allora forza un attimino le cose per tenerla vicino a lui per appunto portare avanti questo suo intento e nella vicinanza i due sviluppano una simpatia dovuta al fatto che lei altri non è che appunto la reincarnazione di quella che nella sua prima vita era la moglie in realtà più che compiere vendetta lui vuole capire da lei perché lo abbia ucciso, perché si scopre poi nel corso degli episodi nonostante avessero tutto contro, loro due in effetti erano innamorati e avevano tutto contro perché, come dicevo, lui è stato un generale e lei era la figlia del generale di un popolo nemico. Lui in battaglia uccide il padre di lei e lei giura vendetta. Per poi però, una volta che viene portata come schiava nella casa di lui, scoprire che il generale non è il sanguinario e senza scrupoli che lei pensava che fosse, ma in realtà soffre molto per queste sue azioni che sono istigate dal padre adottivo, che è un po' il burattinaio che muove tutti i fili e che è estremamente invidioso nei confronti del figlio che, essendo appunto un generale di successo, sta riscontrando sempre più favore presso il re. Quando il padre scopre che il figlio non ha ucciso tutta la famiglia del generale nemico, ma addirittura ospita la figlia in casa sua, ovviamente cerca di manovrare questa informazione a proprio vantaggio. Fino a che durante la notte di nozze dei due, lei, resasi conto che il vero personaggio negativo non è il generale, appunto come pensava inizialmente, e verso cui appunto nutriva dei sentimenti di vendetta, perché gliel'ha detto proprio chiaramente: io ti voglio uccidere, e lui ha detto: sì, ti prego, uccidimi perché ormai sono un morto che cammina, appunto come risultato di questa influenza così nefasta del padre su di lui. Dicevo, lei si rende conto che il vero personaggio negativo non è il generale ma è il padre, lo uccide ma viene scoperta e il generale per salvarle la vita è pronto a mettere a ferro e a fuoco
la sua stessa casa, e allora lei, per evitare che lui diventi il mostro che era già il padre, fondamentalmente lo uccide. E la ragione per cui questo fantasma è rimasto sulla terra e ha seguito le reincarnazioni della protagonista per 18 vite, in cui l'ha vista ogni volta morire all'alba dei 30 anni, appena prima del compimento dei 30 anni, diventa chiaro nella 19ª vita, quella appunto della protagonista vigile del fuoco. Lei pian piano scopre il suo passato attraverso dei sogni, e quindi dicevo, con lo spirito del generale che ora abita il corpo dell'attore, riscoprono questo amore del passato, riscoprono anche il fatto che anche il padre che l'aveva maledetta quando lei l'aveva ucciso si era incarnato ed è deciso ad avere di nuovo anche in questa vita la sua vendetta, perché la sua missione è ucciderla prima che lei compia i 30 anni, perché prima dei 30 anni era morta pure nella prima vita lei. E quindi lo scopo del figlio, che inizialmente, dicevo, voleva avere la sua vendetta perché pensava che lei, lui dice a lei che vuole scoprire come è morto, in realtà lui sa benissimo come è morto, sa benissimo che è stata lei ad ucciderlo. Quello che lui vuole scoprire meglio è il perché. E nello scoprire il perché diventa chiaro anche la ragione per cui lui si è fermato sulla terra per questi 1500 anni, senza riuscire a proteggerla per, dicevo, le 18 vite passate, ed è stavolta per proteggerla appunto dal fantasma del padre che è deciso a portare avanti quello che ha fatto per le 18 vite precedenti. E quindi questo succede, che riesce finalmente a sventare l'ennesimo attacco del fantasma del padre, che anche lui si è reincarnato in vari personaggi, e però così facendo viene meno il motivo stesso della sua presenza, quindi i due si separano, l'attore rinviene miracolosamente guarito dal tumore che aveva all'inizio della storia, perché aveva un tumore a uno stadio anche piuttosto avanzato, e ritorna a essere quello che era prima dell'impossessamento del suo corpo da parte del fantasma del generale. Non si ricorda di lei, ha come delle memorie, ma si rende conto che le sue memorie sono legate ad esperienze, a sentimenti che lui non conosce. Quindi c'è questo allontanamento dei due, che vivono la rispettiva vita secondo ciascuno la propria traiettoria, con un ricongiungimento poi nella vita successiva, finalmente liberi da qualsiasi, diciamo, maledizione o reincarnazione in parti avverse della storia, ecco. Allora, 14 episodi, partito secondo me molto bene. Si siede un po' come ritmo intorno alla metà, sesto, settimo episodio, un po' si siede, purtroppo. Io devo dire che ho diversi problemi con questo dramma, nel senso che avrei voluto che mi piacesse di più. Avrei voluto che mi piacesse di più perché le premesse erano interessanti, cioè lui che si rincarna, invece di essere pucci pucci con la protagonista, le vuol fare le penne, e lei invece è protetta da questo amuleto che le ha donato il padre, che a sua volta era vigile del fuoco e ha perso la vita durante il lavoro. Ma questo amuleto altro non è che fatto con dei semi di loto che il generale stesso nella sua prima vita aveva donato alla sua sposa, quindi cioè, c'è tutto proprio un incastro. E dicevo, era interessante questa partenza, era un'attuazione del trope enemy to lovers bella, cioè proprio di impatto. E invece si siede perché prima di tutto la storia d'amore tra i due nel presente non è assolutamente all'altezza della storia d'amore nel passato.
perché la storia d'amore del passato è ricca di pathos, si vede proprio la sofferenza di questi due personaggi, lui che deve rispondere al suo ruolo, all'amore imposto verso il padre perché la generazione più anziana è quello che gli ha dato una seconda opportunità di vita e quindi deve sottostare alle sue regole anche se sa che sono profondamente sbagliate, quando lui in realtà vorrebbe vivere una vita tranquilla. Lei dilaniata tra il desiderio di vendetta per onorare la memoria dei genitori e i nuovi sentimenti che comunque nascono in lei verso questa persona che si era convinta di odiare e invece poi non si è rivelata quello che lei pensava che fosse. E quindi c'è anche dal punto di vista emotivo la carica è molto diversa, mentre nel presente lui è ancora il generale, il personaggio originale, mentre lei è una reincarnazione che però sembra una imitazione pallida della prima vita. Inoltre lei a un certo punto dice: io voglio che tu ti innamori di me per come sono io adesso e non di Arita. Arita è il nome di lei nella prima vita. E il problema è che non c'è un aggancio per cui lui si dovrebbe innamorare di lei, se non il fatto che lei ricorda una persona che lui ha conosciuto nel suo passato, mentre lei non ha agganci se non appunto questa esperienza e questa conoscenza che le arriva attraverso il sogno di quello che c'è stato con lui. Non lo so, l'ho trovata un po' tiepida come rendition, come attuazione della storia d'amore nel presente. Molto tiepida e molto pallida, ripeto, rispetto alla prima, che invece con le emozioni non si risparmia nulla e è molto molto più coinvolgente, molto più struggente anche da vedere. L'attore, allora gli attori. Allora, lui a me piace tantissimo, cioè lui lo potete mettere in qualsiasi situazione e riesce sempre bene. È molto giovane, come sì, insomma, molto giovane, ha 26 anni mi sembra, però è di un'intensità, cioè è magnetico, anche lui come pochi altri in realtà, c'è cattura sullo schermo e mi dispiace di non averlo ancora visto in una drama all'altezza delle sue capacità e delle sue potenzialità. Riesce a rendere molto bene il divario tra la personalità dell'attore che vi dicevo è estremamente vanesio, lui ha una tresca con un'altra attrice che lo tratta malissimo e lui proprio si autozerbina per lei ma in maniera davvero imbarazzante, a tratti cringe. E poi invece si deve comportare come questo generale abituato a comandare gli uomini in battaglia, ad essere ascoltato e obbedito e quindi con un carisma e una presenza scenica, una presenza nella sua vita cioè reale, non indifferente e cioè, è una cosa che gli riesce proprio bene, tranquillamente. In più molto espressivo anche a livello degli occhi, cioè a me lui piace, mi piace sempre e ripeto, mi spiace che non abbia ancora, mi spiace di non averlo ancora visto in un dramma che mi abbia convinto al 100%, ecco, perché le potenzialità e le capacità le ha. Lei riesce bene nella sua interpretazione, anche qua molto meglio nella versione storica dei 1500 anni prima, ma proprio perché la storia già di per sé ha una marcia in più. Gli elementi di contorno, sì, ok, allora ci sono sempre quelle cose che io non mi so spiegare come, tipo l'attore ha un fratello che è anche il suo manager, è a capo dell'agenzia in cui lui è scritturato. E ovviamente il fratello sa delle sue condizioni di salute. Inoltre loro due mi sembra siano orfani, quindi sono molto legati, sono abituati proprio a coprirsi le spalle uno con l'altro, col fratello maggiore che fa un po' anche la parte del genitore verso questo attore che è vanesio, a volte anche un po' infantile e capriccioso. E questo fratello viene a un certo punto irretito dal fantasma, dal padre adottivo reincarnatosi in un altro personaggio
che gli dice guarda che per salvare la vita a tuo fratello tu, perché anche il fratello si rende conto che c'è qualcosa che non torna nella personalità presente dell'attore rispetto a come era prima e a quello che sa lui appunto di suo fratello, cioè c'è qualcosa che non torna. E quindi dicevo, viene adescato da questo cattivo che gli dice: Guarda, sì, hai ragione, quello non è tuo fratello, ma è un fantasma che si è impossessato del suo corpo. Se tu vuoi tuo fratello sano e salvo, devi uccidere lei. E lui ci prova a uccidere lei, che dico, ok, allora, io capisco la disperazione, capisco l'amore per il fratello, capisco tutto quello che volete, ma stiamo parlando di omicidio. Io credo che una persona normale, per quanto preda della più cieca disperazione, due domande di fronte alla richiesta del compimento di un'azione del genere se le dovrebbe fare. E invece questo no, va tranquillo, vabbè, poi si redime, eccetera, eccetera. Poi altra cosa, siamo alla vigilia del compleanno di lei e il manager, cioè non il manager, l'assistente dell'attore, ora attore generale, nel senso che, ecco, come si dice, aiuto, occupato, il cui corpo è occupato appunto dall'anima del generale, sa che c'è questa situazione, ok, di corpo dell'attore e personalità del generale, e anche la migliore amica di lei lo sa. E allora scappano in una località remota per non farsi trovare appunto dal cattivo, che però li trova e li vediamo qualche ora prima appunto dello scoccare della mezzanotte, che sancirebbe di fatto la salvezza di lei, che loro sono proprio tranquilli in questa stanza a festeggiare il compleanno di lei. E appena prima di arrivare, lui, l'attore, sa che c'è qualcosa che non va perché lo percepisce, ha visto delle cose che non gli tornano e quindi è molto preoccupato. E gli altri, ma no, ma non ti preoccupare, non ci trova qua. No, allora, non ti preoccupare, lo diciamo il giorno che lei ha compiuto gli anni e che quindi siamo sicuri che sia salva. Prima di quel momento ci preoccupiamo e ci facciamo tutte le seghe mentali del caso, no? Così bucolici vanno, festeggiano e infatti arriva poi questo qua con un'ascia che sfonda la porta, spacca la torta, eccetera, eccetera. E quindi dico, vabbè. Perde un po' di vigore e di ritmo anche nel mezzo, ed è un peccato perché, come dicevo prima, le potenzialità iniziali della storia c'erano tutte quante, sia a livello di contenuto che a livello di cast. Mi fermo, cos'altro volete che vi dica? Ditemi se l'avete visto e che cosa ne pensate. Io mi fermo qua per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!